Bentornati a tutti signori a questo nuovo video. Da quanto tempo non giocate su questo sito mi sono dovuto ricordare la password, cioè cambiarla perché non me la ricordavo più. Era un bel po' di tempo. E perché ci sono tornato? Per provare una macchinetta secondo me molto interessante. Molto interessante, consigliata da una mia cara fan che me l'ha scritto in diversi commenti. Prova questa. È molto particolare, devo dire. Ve la vado a spiegare subito. Si tratta della Book of Odds della Microgaming. Siamo qui per provarla, per l'appunto 300 euro appena versati su... Vabbè, questo sito dispone di tutte le slot possibili, immaginabili. Quindi se cercate una macchinetta qualsiasi sia, basta che esiste al mondo, la trovate qui. E allora scriviamo Book of Odds e la mettiamo subito in moto. Della Microgaming, come vi ho detto. Questa qua mi ha fatto un cazzo di guaio che mi ero scordato da tempo. Non giocando qui mi ero scordato che adesso devo posizionarmela. E non sarà una cosa simpatica, signori. 300 euro. 70 centesimi che già c'avevo qua, sempre fanno bene. Ok, richiesta accettata, codice di partecipazione, ok, e mo bisogna premere 2 volte per farla partire. Eccola qua. Prova una giocata aggiuntiva, giocate gratuite e vinci fino a per 5.000 la puntata totale. Nanza legge che ci sta in ghiannanza. Aspettate che me la posiziono e vediamo come funziona. Ok, si dovrebbe vedere benino. Signori, questa è la Book of Odds Microgaming. Quindi abbiamo detto, se la volete provare, trovate il sito cliccando sulla i in alto a destra, il link, oppure link in descrizione. Se decidete di registrarvi ottenete fino a 50 euro di bonus. Allora, abbassiamo il volume che è bestiale. Vediamo questa situazione qua. E qua ci appaiono anche delle scritte giocate aggiuntive. Cosa saranno mai? Perché potete decidere in questa macchinetta di accettare la situazione che avete preso, per esempio qui, e girare soltanto un rullo alla volta, per esempio questo. Oppure giocare normalmente a bet che avete preimpostato. Bet che va da modificando la puntata rinunci a qualsiasi giocata aggiuntiva e va bene. Va da 10 centesimi, quindi per tutte le tasche sembrerebbe, fino ad un massimo di 25 euro. Dovrebbe essere, sì, come capite la base della macchinetta è copiata dalla Book of Ra, anzi più che dalla Book of Ra, dalla Book of Dead, che, perché la 10 sono sempre 10 linee, la decima però non è quella della Book of Ra, che è così, ma è così, quindi come quella della Book of Dead. Il gioco bonus funziona, guarda, pure la schermata introduttiva devo dire che vi mostra il funzionamento, è presa dalla Book of Dead in effetti. E brava la Microgaming. Allora, la puntata totale, vabbè, il simbolo massimo sarà Studioghier qua, credo. Andiamo a vedere la tabella. Dove stanno le informazioni. Eccola qua, speriamo che non mi scocchia la visuale. Guardate qua, 3 libri vi dà 10 tiri gratis, 4 libri 12 tiri gratis, un po' di più. E poi vabbè, il premio di partenza addirittura 5 libri sono 1.000 euro. Ma buco bravo. Penso però 10 no, forse sì. No, mi sembra 5 libri pagava di meno. Però sono 25 tiri gratis. Quello è molto utile. Si possono anche riprendere dentro, ovviamente. Rughiochi era il simbolo massimo, 2.500 euro a 5, quindi uguale alla Book of Ra. Questo qua Ruleone, qua non si capisce che cazzo è questo coso. Courage sta scritto. 1.000 euro, quindi paga uguale alla Book of Rai. Mezzo tiro 2, 4 volte il bet 3. Sembrano tutti i punti uguali. 3,75, 75, tutto uguale signori. Quindi copiato, para proprio. Le linee sono queste, abbiamo detto. Vediamo l'RTP se ce lo spiega da qualche parte. Quant'è? Oh, punto interrogativo non me lo fa fare. Se vuole sapere le informazioni, vabbè, ve lo troverò comunque io. Qua si possono mettere i suoni, vabbè, altra cosa che non ci interessa. E partiamo subito a 5 euro. Allora, vediamo che succede a questa macchinetta, signore. Io già l'ho provata, quindi più o meno vi so già dire come funziona. Ve lo spiego subito. Guardate qua. Per esempio noi abbiamo questa situazione adesso.
Al posto di continuare a giocare possiamo decidere se tirarci solo questo rullo qua, che ci costerebbe in questo caso un centesimo, quindi praticamente niente. E andiamo a vedere che succede. Vedete, sembra un centesimo. Gli altri rulli ci costano un po' di più, perché girando solo questi possiamo prendere situazioni migliorative. Per esempio qua potremmo prendere la piramide qua a Miez, che ci paga 50 euro, e questo colpo mica ce lo regala, ce lo fa pagare 7,68 euro. Proviamo, vediamo che succede. Succedono cazzo, altri 7,68 euro. Esce il libro qua, sempre 7,68 euro costa. Però guardate gli altri come sono aumentati. Perché? Perché se tirate via esce un libro, insomma, andiamo a 3 libri e parte col bonus. Di conseguenza aumentano vorticosamente i costi di questi rulli, perché vi potete provare a tirare qualche falare intero, oppure i libri per l'appunto, per provare a prendere il bonus. Guardate qua, abbiamo questo rullo che mi costa 18 euro, perché se esce un falare da K sono 75 euro. Oppure se esce qua in coppa recuperiamo 15 euro, mi pare. Quanto cazzo è? Mi pare di sì. E quindi io devo spendere 18 euro per prendere o 75 euro o 15 euro. Che cazzo serve in questo caso? Ovviamente i costi sono rapportati alla difficoltà, cioè ha un costo questo tentativo che noi facciamo, perché se no magari convenisse, era uno stessa catta a giri tutte le volte. Proviamoci a fare qualche colpo da 18 euro, vediamo se acchiappiamo un falare. Primo tiro no, secondo tiro no, sì, c'è sta cazzo, 75 euro abbiamo preso. E va bene, ovviamente le cose più facili costano poco, ci possiamo anche riprovare volendo con 18 euro. Perché mi costano di più pure gli altri? Ah, giustamente perché possiamo provare anche qua. Sempre un filare ci mette se pigliamo i 5k. E quindi diciamo che in alcune occasioni, per esempio prendere 4 di questi qua, tranne uno in mezzo, pure sarebbe una bella vincita riprovarci. Però ci costerà, pensa, almeno 100-200 euro probabilmente, perché deve essere non tanto vantaggioso. Questa situazione qua invece, che non ci stanno cazzo e non ci costa niente. Guardate un po'. Ovviamente signori, quindi quella è la difficoltà. Perciò vi dicevo interessante sta macchinetta. Quando me l'hanno consigliata la sono andata a cercare, ho detto ma che cazzo è Book of Oz? Sono andata a vedere, sfiziosa, brava la microgaming, ha fatto una cosa almeno che cambia un po' la normalità delle slot. E qua almeno si può decidere di che è morte e morire, se sarà morto. Cioè, vabbè, insomma, dipende sempre tutto dalla fortuna, signori, Non so se in questo caso ci sia una strategia più premiante delle altre, perché per esempio le BTG, acquistando i bonus, una pressa all'altro, libero. Sì! C'è sta! Attenzione! Qua pure vediamo se mi fa continuare a aggiungere qualcosa. Mi sa di no, non mi fa aggiungere un cazzo. Si parte col bonus direttamente, quindi se io mi voglio tirare per andare a 4-5 libri, come si fa? Forse dopo? Attenzione a Rughiochier, signori! Attenzione a Rughiochier! C'ho 2 palle così. Abbiamo 10 tiri, devo dire una nota dolente, perché già l'ho provata a stare solo. Devo dire, i libri non pagano come la Book of Ra. Vincite decenti non ne ho fatte le altre volte che l'ho provato. Vediamo questa volta con Luca Piedi. Non mi è mai uscito Luca Piedi. Questo sarà il mago di Oz. Probabilmente se sei magico uscirai la paginata intera. Pure Fausto, che è magico, armeggiava pozioni là, mi ha dato 4 Fausti. Vediamo tu che cazzo sai fare, signore. Attenzione, porco Giuda, 500 euro. Ah, vabbè, questo fa il totale 50 qua, perché sono 5 euro a linea, ovviamente. Andiamo avanti. Porco Giuda, porco. A voi, secondo e terzo tiro, si sa. Vabbè, che questo è tosto come simbolo, signore. Non mi aspetto che esca la prima occasione. Mannaggia il tasto destro, mannaggia. Stiamo al quinto tiro e non si fanno vedere sti figli di puttana del mago di Oz. Porco Giuda, un bel libretto. Riattivando avrebbe fatto cose gradite. Settimo tiro. Che cazzo, almeno che apertura da du. Ci sta un cazzo proprio. 8 tiri fatti, 100 euro di vincita. Nono tiro, 10° tiro. Porco Giuda, signore.
Primo tentativo con Ghiogher, già male è andato. 102,50 euro. Questi sono i funghi che Zamagna. Stu Ghiogher qua da Oz. Un po' di figa qua. Stiamo a 3,50. Ah, non ho visto che cosa se mi faceva continuare a comprare là dopo i libri, ma mi pare di no. Ma cosa devi comprare, testina? Quindi i libri o si va per i 3 oppure per... non si pigliano più. Vogliamo provare, signori, a comprare questo qua? Solo che una volta iniziato poi ci devo provare fino a che esce per andarci più o meno al recupero. 24, quante botte ci faccio con 342 euro? 3.000 lire a botta. Ce ne faccio 4, 8, 12, 14 più o meno, perché forse pure qualcosa di più, perché immagino che qualcosa mi darai con sta pozione, anche se non pagano cazzo, però è quello che conviene di più come prezzo, perché questo già 40 euro. Intanto, perché ci sta un falare di K qua, giustamente. Quindi teniamo sia possibilità al libro che falare di K, che tutte e due insieme se mi mettono un libro qua e facciamo tutte e due falare e libri. Però questo è un po' che troppo costa. Io andrei più di questo per provare a prendere 3 libri, magari pagati un po' meglio di così. Proviamoci un po'. Allora, primo tiro. Sì, al primo, cazzo. Onesta la Bucovonza. Meno male che ci è uscita al primo tiro. Andiamo a vedere qua. Spero che mi vadano un po' meglio, anche se devo dire, signore, l'ho provata e mi sono usciti anche simboli pezzotti 10k, Non me li ha mai pagati bene schermature, mai fatte fino adesso. Ci ho giocato una volta prima di questa. E poi un po' in demo all'inizio per vedere di che cazzo stava. Ma parla! Attenzione, libri dentro, a libri qua. E devo dire, le volte che ci ho giocato, ho preso i libri, mai schermature. Con 20 tiri, mo pagheranno le schermature, no? Attenzione ancora, attiva, andane paura, facci vedere che mago di Oz sei, se sei magico. Se sei magico ce le sai mettere, attivazioni, schermature, di tutto e di più, accattam pure dopo. E già abbiamo comprato il libro 24 euro, è tornata. Per la convenienza dovrebbe pagarci più di 24 euro, perché già stiamo a 37, ma se sai che ci paga di più se esce, no? Dovrebbe, cioè, deve pagarci di più del totale di tutti i tiri fatti a 24 euro. Qua 7 tiri 60 euro, ma che cazzo sono sti bonus? 3Q inutili, 25 euro, grazie, va bene, andiamo avanti. Schermatura. Oz, attenzione, Oz non c'è stato libro. Noi non ci conosciamo. Frega cazzi, voglio la figa. Stiamo a fare conoscenza per la prima volta, diciamo. Attenzione, se ne stai a convincere. Stai a convincere, signor, le mie doti da mediatore qua. Adesso, per essere una persona seria, devi mettere una bella schermatura di cuie. Schermatura di culi. Oppure 3 libri ancora. Teniamo 30 tiri, cazzo. Quindi attivazioni si pigliano. Vediamo le schermature se si pigliano. 500 euro mi farebbe molto piacere. Però con 30 tiri mi aspetto di prenderla. La Bucovra me l'avrebbe messa, Mo', è chiaro, non tutte le macchinette possono essere belle come la Bucovra, però insomma, vediamo. È chiaro che si giudica una macchinetta da quello che paga, soprattutto, no? Attenzione, non ce ne arrivano 3 libri, perché sennò andavamo a 40 e là. Se in 40 tiri non mi mette una schermatura, possiamo dire che fa schifo come macchinetta, signore. Io non ce la metto sti cuori, non ne vo sapere. Ce lo metto io il culo. Abbiamo visto che ci paga pure, vedete, la combinazione iniziale. Se ci stanno 3 qui in linea, ce li paga comunque. Qua finalmente 125 euro abbiamo fatto con 4 libri. Porco, cioè con 4 Q. Magari 4 libri, pigliamo una duro, ce la tiri. Ya, cazzo! Mancano 8 tiri, ancora ne abbiamo fatto paginato, solo un'apertura da 4. Sta come una preda, signore, a pagare sti libri, 4 puzioni, così, 50, ma che ce le facciamo? Mitte le paginate, cazzo! 1, 2, e vaffanculo. 1, 2, 3 e 25 euro da merda. Picciato, zapicciato, scavuso, zazzuso. Niente, 27 tiri, ho avuto il barbaro coraggio di non darmi una paginata. Era pure partita bene con quei libri dentro, sembrava motivata, invece no. 4 librenate e 125 euro l'abbiamo pigliata, che non è male, però 30 giri non mi puoi pagare 600 euro. E allora non me li mettere i libri se non vuoi pagare. Mi ci fai restare male, po'.
Tipo in questa situazione, immaginatevi qua a respinare questo, signori, per prendere falare di pozioni, che so, 375 euro. Qua abbiamo preso 615. Qua vedete non mi fa più tirare dopo i libri, che se no, per curiosità volevo vedere quanto mi costava sta situazione. Vogliamo vedere quanto ci costa, che siamo arrivati a 927, non è che voglio tirare, però ci vediamo almeno quanto costa. Che dire, signore, dopo questi due bonus, il primo è stata bene la norma, perché più o meno si sa che con Ruchioi era là non vi possono arrivare facilmente vincite buone, però 30 giri col Q ci sono rimasto abbastanza male, devo dire, perché mi aspettavo almeno un paio di schermature, falari dassi, signori, 75 euro, però insomma i finali ci stanno, stiamo a 980, che non è male, Mi aspettavo di più dal secondo bonus. Ci sono rimasto un po' male. 4 assi ancora. Vediamo il falare quanto ci costa. 12 euro. Ce lo vogliamo tirare per 12 euro. Uscirà con 3, 4, 5 tiri. Primo tiro niente. Secondo tiro niente. Terzo tiro niente. Quarto tiro, all'amore del Dio, niente. Quinto tiro niente. Sesto tiro sempre 12,95 ci costa. Settimo tiro, o se ci esce ci andiamo più o meno a pari. C'è shooter un libro. E va bene, 75 non li abbiamo fatti, però più o meno stiamo là consumato forse che ventina d'euro. Vedete insomma che la probabilità è calibrata, perché se vi costa tanto vuol dire che vi conviene tanto più o meno. Sempre un po' di meno, perché se no non avrei ben RTP la macchinetta se in percentuale costasse l'esatto numero di tiri necessari a prenderlo. Per statistica ovviamente, perché poi se vi esce il primo tiro come ha fatto prima a uscire il libro, là è conveniente la cosa, perché con un tiro vinciamo. Se vi esce con più tiri perdete sull'alto numero di tiri ovviamente. Spero di essere stato chiaro su questo, perché a molti ancora non è chiaro come funziona una slot online. Cioè uno pensa, vabbè, quello che deve dare la macchinetta o giochi ai 20 centesimi o a 5 euro la stessa cosa. Ve lo potete scordare signori che non è così. È tutta una questione statistica di probabilità di ogni singolo colpo di uscita. Ci vogliamo riprovare col falare di K? Non ci voglio provare più. Vediamo, magari possiamo provare a tirarci di nuovo il terzo libro, signori. Il terzo libro, guardate caso, se noi leviamo questo qua oppure questo, ci costa soltanto un centesimo oppure 3,70 €. Chissà perché quest'altro invece ci costa 26 euro. Uè, mica soffesso. Vogliamo provare a ottenere di nuovo 3 libri, signori? Con 950 euro ce la faccio a pigliare 3 libri se mi accatta 25 euro a botta. Il problema è quanti tiri consumiamo e che bonus ci dà, perché abbiamo visto 600 euro con 30 giri di Q. Non è tanto. Io mi aspettavo almeno 1000 euro, ma forse anche qualcosa in più potevamo aspettarci. Ci vogliamo riprovare, non lo so. L'ultima volta mi è andata bene, perché può essere anche un gioco molto pericoloso. Cioè 4 tiri facciamo 100 euro, capito? 900 euro, vabbè sì. Però che librata ci deve dare per riuscire a compensare più o meno almeno quella dei soldi che spendiamo? Se facciamo 10 tiri per prendere i libri sono 260 euro. Ce li darà 260 euro con 3 libri? Non è sicuro questa macchinetta, signori. Ci vogliamo provare? Lo so che poi io sono incaricato di provarci spesso. E proviamoci a 26 euro a boh. Questo è un gioco che si dovrebbe fare con un bet ridotto magari, perché là ci proviamo fino a che esce anche a fare qualche falare, magari ce la giochiamo. Allora 3 tiri fatti fino adesso, 2,50 euro recuperati. Che cazzo ce ne ma fatto 2,50 euro, serve un libro. 5 tiri fatti, esce cazzo, esce di nuovo, perfetto, che abbiamo consumato 150 euro più o meno, no? 5 tiri fatti. Vediamo che riusciamo a combinare adesso con un libro da Oz. La pozione. Questa nella bucora non sarebbe una cosa che mi sarebbe piaciuta, perché i simboli, questo qua tipo il pennacchio scarafone, come questa e questa pozione, non escono, signori. È il simbolo più intercooler che esista. Vediamo, a questa magari è diversa, non paga tanto altri simboli, pagherà più questi intermedi, chi lo sa. Dobbiamo prendere almeno 150 euro per esserci andati a pari. Ma io spero in qualcosa di più, cazzo.
Terzo tir, 50 euro. Grazie, 3-10. Quarto tir. Sempre che la rossa ci mette, perché avevamo che l'altra, no? C'è sta che la viola, ma quanto è questo? 25 euro. Ma che cazzo ce ne ma fa? La paginata 3750 euro, che la c'avevo, veloce, veloce. Manco recuperiamo. 3 tiri fatti per pigliare il libro. Che ci è andata bene comunque, perché 3 tiri solo l'abbiamo presi, però non li recuperiamo, mannaggia la madosca. Nono tiro. Niente da fare, 10° tiro. Oh Gesù Cristo, signor Gesù, ci vede 4 capiglie di straffanculo alle pozioni. C'è basta 4 capiglie, cazzo, buono. E più 25 euro di pozione. 635, ma meno male che ci ha pagato studioti qua, che fino a mo' ne fatta niente. Si è visto come si fa? Te ne avevo chiesti 4 prima quando c'eri tu come simbolo, no mo? Ma va a lavorare. 1459 euro, signore. Attenzione che sta facendo cose buone. La bucca bozze. Si capito. È una macchinetta sfisiosa, però un po' estrema, devo dire. Vogliamo provare a fare qualche cazzato più forte, per esempio a comprarci fanali interi di chiocchieri. Però non lo posso fare a 5 euro, lo voglio fare un po' a... proviamo a 2 euro, ma giusto per lo sfizio così di provarci, tanto non ci riusciremo. Allora, questo qua ce lo teniamo, mo signore. Ci teniamo pure il libro finale. Andiamo a provare a prendere un chiocchiere, mo. Ci sta, cazzo. 31 centesimi, vediamo se arriva. Uè, pirla, ho da fare con la signorina. 31 centesimi, vabbè, non costa assai considerando che stiamo a 2 euro. Però la pagina, cioè il finale di questo sono 1000 euro, cazzo. Ce lo vogliamo andare a comprare. Se spendiamo meno di 1000 euro ci conviene. Però una volta che uscirà qua Ruchiocchiere, questo qua costerà una barca di soldi sicuramente. Poi 50 centesimi costa. Andiamo a vedere che succede. Mo che la chiappam, che tanto lo prenderemo. Guardate, già così sono 13 euro, perché potrebbe mettere il tris, che sono 20 euro di vincita. Quindi se qua esce 1000 euro, e quanto ci costa a tirare sto costo? Ci costerà almeno 300 euro, signore. Ah, qua di meno costava. Ah no, perché costava di più perché c'era il libro un'altra volta, quindi 13 euro, perché potrebbe mettere anche il libro, giustamente. 57 euro ci costa. Però in questo modo possiamo prendere o libri a 2, però, e quindi se già prendiamo 3 libri a 2 difficilmente recuperiamo i 57 euro, che poi non saranno 57, perché mica ci esce al primo tiro. Se ci avessi a mettere un libro qua, oppure un chiocchiere, sono 1000 euro da falare. Però io non me la sento di fare questo, ma devo fare un po' più basso di bet se ci volevamo provare, perché così è un po' estremo, 50 euro. Ma appiccio troppi soldi, signori. Non me la sento. Non me la sento, però potrei riprovarla se questo video arrivasse a 2000 like. La possiamo riprovare con giocate pazze, magari. Però non ve la assicuro comunque, pur se ci arriva. Il fatto è che se io faccio 2 tiri qua, vanno a vuoto probabilmente. Non li recupero più perché poi non posso continuare a oltranza. Dovrei continuare a oltranza fino a prenderlo. Cioè quindi da 1400 a 0 provarci. 50 euro a botta. Il fatto è che se esce il libro, questo ci va in culo, perché se esce qua ci fa fare il bonus e poi non mi fa più comprare. Quindi mi devo ricostruire la situazione. Vabbè che non costa tanto costruirla, però signori, se ci vogliamo provare ci proviamo, ma non a 2 euro, ci provo magari a 1 euro, Consumiamo la metà dei soldi, vediamo che succede. Ricostruiamo tutta la situazione da capo. Era il falare di sotto, vabbè, era... Aspettiamo di avere, magari senza libri, prendere i chiocchieri senza libri sarebbe meglio, perché insomma non ci sta il rischio che ci scombussola la situazione là. Quando la acchiappiamo è chiuso, signori. Abbiamo acchiappato già 4 dentro al gioco bonus, mo. Abbiamo acchiappanato 4 eccoli qua. Abbiamo 2 già schierati. Uè, ti facciamo il culo. Il culo. Andiamoci. Guardate che poi costa sempre un centesimo. O giocate a 5 euro o a 1 euro. Sempre un centesimo costa. Questo privilegia, anche se di poco, i bet alti.
perché se giocate pure a 25 euro e pagate un centesimo, vabbè che un centesimo è gratis comunque praticamente. 4 euro è buono, stiamo a prendere pure 4k alla volta e ce danno 4 euro con euro spesa, ancora fotocopie, copia fotocopie, signori. Sei impazzuta la Buccovozze. E va bene, basta recuperare qualcosa che voglio provare a prendere stu cazzo da falare di chiocchiere, o almeno a farci qualche tentativo per prendere. C'è un cucino euro da falare. È un tentativo un po' capazzo, però 4 euro ogni tanto recuperiamo queste giocate che facciamo. E così dovremo andare avanti a comprare falaringo per falare di stu chiocchiere qua. 4 euro e va bene, vedete che più o meno ci fa stare là sui 1430 più o meno. Quindi la probabilità più o meno è quella, vedete? Poi è chiaro, a volte non paga, altre volte paga. Però un chiocchiere in coppa non lo riesco a prendere. Non riesco a chiappare un capo e chiocchiere. 3 euro, recuperiamo. 1434, ancora un capo sta bene. Un chiocchiere c'è. Giochi la macchinetta. E adesso poi parto con questo a tirare o con questo. Con questo qua poi mi lievita assai questo. Invece così 2 euro ce la potremmo fare. Un libro no, serve un chiocchiere. Vabbè che già prendere un libro qua non sarebbe male, perché già uno non basta, insomma, anche se uscisse l'altro non ci va a fare il bonus. E diciamo manteniamo la situazione dei chiocchieri schierati, perché dopo il bonus poi non mi fa cattacchiù i rulli. Adesso stiamo scendendo, vedete che il rischio è maggiore, paghiamo di più. E la probabilità è minore che esca un chiocchiere proprio a quangoppa. E infatti esce a tutti i posti tranne là, da 1430. Vabbè che questa è una prova così, signori, solo per dimostrarvi la macchinetta come ragiona. Oh, è un chiocchiere, ma uscito, no? Oh, è uscito 10 euro. Quanto? 50 euro un'altra volta. Ma stemma ranno i numeri qua. Perché 50 euro? E prima costava 50 euro a 2, ora 50 euro a 1. E non possiamo manco fare i libri, possiamo fare solo rufalare di quiz. E possiamo migliorare pure la Q qua. Attimi di tensione. Ma non è perché lui ci paga ogni tiro questa pagata. Io provo a fare qualche tiro, signore. Ma proprio alla pazza, lo so che me ne pentirò. Ma è per dimostrare a voi come funziona la macchinetta. Voglio vedere se questo me lo ripaga ancora quello iniziale, perché se consumiamo 50 però prendiamo 10,50 ogni tiro, dovremmo prendere in media una volta su 10 girate, prendere i chiocchieri per andarci a pari, perché 500 euro consumiamo e 500 pigliamo. Se facciamoci qualche tiro così a 50 euro, ma me ne pentirò, già lo so. Non ci paga, no, vedete, non ci paga più la 10 euro iniziale. Riproviamo. Non ce la paga, no. Porco Giuda, vabbè, non conviene così. Non conviene assolutamente, signore. 150 euro a picciare. Perché qua abbiamo poche possibilità proprio. Ci andiamo a perdere di brutto. E pensavo che questo me lo pagasse di nuovo. Almeno 10 euro recuperati. Invece solo i miglioramenti si vede che paga. Questo di base no. E allora non conviene manca un euro a provarci. Mannaggia, a piccia da Buccovozze. 2000 like per vedere giocate pazze. Più pazze di questa c'ha pazza provare, signor. Non mi garantisco niente però. Vediamo un altro po' che succede così. Peccato 150 euro appicciati qua, che poi ci manteneva su quella cifra fino a prendere i cosi. Ci possiamo provare con i libri, però magari fino a 1000 posso provare a comprare un po' di libri per vedere che cosa succede. 10 tiri li facciamo così. 3 4 5, non arrivano più manca la libra. 6, appicciate magari. 7 8, porco Giuda, 9 10, e già 10 tiri a fare 200 euro ittati, signore. Insisto un po' perché però mi vorrei fermare sui 1000, quindi anche se mi uscisse il libro e mi riporta a 1000, ma già fermavo. 15 tiri senza libro.
16 tiri. Penso che almeno un paro di carta me la davo che esce. 17 tiri. 18. 19. 20. Per l'amore di Dio. 21. E continua a non mettere i mortacci sua. 22. 23. Ma voglio vedere come se ne esce perché ce lo mette. Mannaggia la madosa. 25. 26. 27. E baffa con la chita è morta, nozza essa accisa, 28 tiri per 20 euro, quanto so? 560 euro li portacci su. Non penso proprio me li fa recuperare da quello che abbiamo visto, signor Corruccu. Bastasse una schermata. Oz! Hai visto? Sono pure azzardato, ma per favore 1000 euro li voglio però. Ma da mettere una schermatura di culo. O 3 libri. E la schermatura dopo. È bella impegnativa questa macchinetta, signori. Ste giocate pazze o le fate a un bet molto più basso rispetto a quello usuale che usate, oppure le cifre in ballo cominciano a diventare troppo alte. Allora, doppio Q e niente, 55 euro fino adesso. Questa pure me l'ha già pigliata Intercooler, signori, mi sa, 6 tiri, 55 euro pigliati. E mettono un falare di questi come prima. 4 chiocchiere, 500 euro e fatta niente. 97,50 euro. Ottavo tiro, nono tiro. Oh l'amore di Dio, ma una schermatura, manca a pagliarla se fa qua dentro. Veramente sembra la pulita accatta. Non si fa. Signori, io mi devo fermare qua arrivato a sto punto. Volevo tornare almeno a 1000, non mi ci ha fatto tornare. 7,50. Eravamo arrivati a 1.400, fanculo proprio, fa giocate pazze. Se ne sono andate a cascetta. Il chiocchiero ha detto no. Ci vogliamo riprovare un'altra volta. 26 euro a botta. Mangia tutto, macchinetta. Pure ci escono parecchi di 28 tiri abbiamo fatto adesso. Non penso che altri 28 tiri volevamo fare per pigliare 3 libri. Tanto a giocare normale, sì, ci potrebbero uscire spontanei. Però che faccio? Poi arrivo a 700 e mi fermo. Così invece possiamo fare un altro tentativo. Sarebbe come comprare il bonus alle BTG, però quello che vi costa non si sa subito, dipende da quanto prima vi esce. Se ci riprovo mo non lo so se la riproverò più, però 26 euro, un po' impegnativo. Il fatto è che, come abbiamo visto, non paga, sai. Cioè, qualsiasi simbolo che abbiamo preso fino adesso, paginata senza fan. Non lo so, signori. Altri 28 tiri, qua sarebbero 500 euro magnati di nuovo. Non lo posso fare, Mi devo fermare a 700, signori. Mi dovete scusare, però gioco responsabile prima di tutto. Abbiamo provato a fare qualche cazzata che non è cioè, qualcuno è andata bene all'inizio. Poi questa sul finale non è andata bene, mi è struppiata. Però non posso continuare a oltranza così, se no non la finisco più sta partita. Vediamo qua, per esempio. Qua avremmo 94 euro di costo, perché giustamente prenderlo qua sarebbero 375 euro. Troppo estremanza può fare. Arrivo a 700 e mi fermo, signore. Pazzie le abbiamo fatte. Siamo visto come la macchinetta. E mi devo fermare come... Attenzione, a meno che non esca spontanea. Spontanea può esci. Se è una macchinetta seria può esci. Porco Giuda. Chissà questo quanto costerebbe, mo? 86 euro, però per 500 euro. Sapete che questo qua conviene più di prima, mi sembra. Perché se mette qua un libro, sono 500 euro. Pur se lo mette sotto non è male, perché sempre 3 libri so. Pur se mette un chiocchiere qua sono 500 euro, non sarebbe male. Cioè questo qua paradossalmente ci converrebbe di più di quello di prima. Questa non l'ho capita, sta cosa. Se sono sempre imparziali i costi, oppure se a volte... Beh, non lo so. Rimango della mia idea di fermarmi a 700, signori. Magari la riproviamo. Se vi è piaciuta, fatemi sapere che ne pensate. Comunque commentate, lasciate commenti, like, perché mi interessa sempre il vostro parere. Quindi se sarà stata di vostro gradimento, ci posso ripensare a riprovarla, perché mi fanno poco paura sinceramente. Potrebbe andare a finire male comprando una serie di colpi, che ne so, per tirarci un falare intero per esempio.
Perché 3 libri abbiamo visto si pigliano pure, però spesso non conviene. E invece lo falare intero da 1000. Per oggi mi devo fermare purtroppo qui a 700 e ce li andiamo a rascuotere immediatamente, prima che cambio idea. E insomma questa è la Book of Oaths, signori. aggiornarmi salda qua. Chissà se devo chiudere la sessione in qualche modo più opportuno. Ah, sei sloggato ovviamente. E insomma particolare, per tirarci quel falare intero pure a euro ci costava 50 euro, quindi per mirare a prendere 500 euro, vedete che già nel caso precedente, che stavamo a 2 di bet, ci costava sempre 50 euro. Quello non capisco, perché a 2 sono 1000 euro se lo pigliamo, perché a volte conviene di più e a volte di meno. Beh, se mi fai rascuotere gentilmente, che hanno cambiato pure il sito dall'ultima volta, non mi ricordo mai come si fa, rascuoti. E per oggi è tutto, signori. Ah, perché qua prelevabile su PayPal, perché poi devo fare su Skrill, perché in base agli ultimi depositi che ho fatto per l'antiriciclaggio ve lo fanno rimandare dove l'avete caricato, quindi devo fare 400 qua e 300 anche la taglia. E quindi fatemi sapere che ne pensate. Se la volete provare questa slot, signori, trovate il link lì, link in alto a destra, oppure in descrizione sotto il video. Potete ottenere fino a 50 euro di bonus. Andiamoci a riscuotere sti altri 300. Ve li devo mandare sempre su PayPal, però mi è sembrato di capire. E non su Skrill. La prossima volta devo usare prelevabile qua, no? Bonifica bancaria, no? E punto vendita 0. Com'è sta cosa? Non la so capita, Chris. Cioè, come faccio a prelevare questi ultimi 300? Non ho capito. Non è che non li ho messi in gioco. No, è impossibile. Cioè, abbiamo fatto più di 700 euro di vincita solo con quel gioco bonus, 600 e passa. Questa non mi è chiara sta cosa, vado a chiedere l'assistenza, signori, perché vi ho detto non ci gioco da tanto, non mi era mai capitato. Come cazzo si fa? 400 me li ha fatti prelevare, però non ho capito perché gli altri no. Qua dice l'importo prelevabile sarà possibile richiedere un nuovo prelievo solo dopo aver incassato ogni prelievo richiesto. Quindi devo aspettare che mi arriva questo prelievo e poi ne chiedo un altro praticamente. Che non so mai sentita questa cosa, ma si vede che è così. Signori, vi ricordo che il gioco è vietato ai minori di anni 18, può causare dipendenza patologica, quindi sempre responsabilmente, perché cazzatella adesso l'ho fatta per capire come funziona la macchinetta innanzitutto e per mostrarla a voi, però insomma sono arrivato a un punto, ho detto ma basta, se no va a finire male sta partita. Quindi giocate sempre responsabilmente. Per oggi è tutto e noi ci aggiorniamo come sempre al prossimo video. Ciao!